Ciao a tutti, se vogliamo fare il reverse engineering di un oggetto di cui come uniche informazioni abbiamo le foto della vista laterale, della vista dall'alto, piuttosto che anche della vista frontale o posteriore, siamo costretti a piazzare queste immagini sui nostri piani di riferimento. Quindi andiamo a vedere come possiamo fare questa operazione. Però se le immagini che dobbiamo inserire sono più di una e saremo costretti ad allinearle in modo che l'estremità frontale o le dimensioni laterali corrispondano su tutte le immagini, è meglio costruirsi alcuni elementi di riferimento. Questo è un suggerimento che vi do, come ho fatto io. Ad esempio, io mi sono costruito uno sketch rettangolare che rappresenta l'ingombro in pianta, ho anche mostrato le sue quote in modo che poi le posso anche andare a utilizzare. Ho creato anche questo sketch che rappresenta l'altezza dell'oggetto che dovremo modellare e in più sugli spigoli di questo sketch, sullo spigolo di sinistra e lo spigolo di destra, sono andato a costruire dei piani di riferimento perché anche questi mi aiuteranno ad allineare l'immagine che metterò sul piano front con l'immagine che metterò sul piano top. Andiamo immediatamente a vedere come possiamo fare questo passaggio. Quindi andiamo sotto Vista, Visualizzazione modello, Immagini. A questo punto ci si apre lo strumento che ci consente di fare questi passaggi. Gli vado a dire che voglio importare un'immagine. Lui mi dice anche, lo vediamo nella finestra dei messaggi in basso, che mi chiede di selezionare un piano di riferimento sulla quale vogliamo piazzare questa immagine. Il piano lo posso selezionare da schermo se voglio, ma anche dall'albero del modello. Quindi gli dico di piazzarlo sul piano front. Mi apre il mio file manager. A questo punto vado sulla cartella di lavoro e scelgo il file di immagine che può essere un PNG, un JPEG, un bitmap e così via. Lo apro. A questo punto mi metto nella vista frontale, sposto semplicemente un pochino l'immagine che però non sarà scalata adeguatamente, quindi devo ingrandirla in modo che la figura rappresentata al suo interno abbia le dimensioni reali. Per fare ciò posso cliccare su Adatta, gli dico che voglio fare un adattamento orizzontale e quindi mi appare questo righello, spengo i piani così forse vedete meglio, mi appare questo righello che io posso andare a piazzare alle due estremità di questa vista laterale, quindi sulla punta di questa autovettura e sulla coda dell'autovettura, e lui mi dirà che al momento la distanza tra queste due entità è questo valore indicato qui, circa 2200 mm. Ma ovviamente io posso cambiare quel valore in modo che sia pari a questa distanza che io già conosco perché mi sono andato a informare. Quindi vado qui, gli vado a dire quanto deve essere lunga questa autovettura e come vedete lui, dandogli un invio, scala l'immagine. A questo punto interrompo questo comando che non mi serve più, mi accendo i piani e posso posizionare meglio l'immagine in modo che le due ruote tocchino il piano top che è indicato qui sotto e la coda e la punta vadano a toccare i due piani di riferimento che ho costruito prima e che corrispondono a questa linea e a questa linea. Quindi direi che più o meno come allineamento ci siamo e posso inserire un'altra immagine, quindi nuovamente vado a fare import, vado a selezionarli il piano top, perché in questo caso l'immagine voglio piazzare su questo piano, vado sempre a cercare nella diretta di lavoro, in questo caso scelgo l'immagine che rappresenta la vista dall'alto. Gli dico di aprirla, in questo caso l'immagine mi viene proposta ruotata, io posso andarla a ruotare anche verso sinistra di 90 gradi. A questo punto, mettendomi nella vista dall'alto, che in realtà posso anche realizzare in questo modo, premo Shift e con le freccette giro il modello con la freccetta in basso, più o meno piazzo l'immagine, poi la correggerò sicuramente, vado anche qui a fare un fit allo stesso modo e a questo punto faccio solo attenzione a disattivando lo strumento di adattamento, vado solo a centrare il più possibile l'immagine con la maggiore precisione possibile e anche a fare in modo che la sua punta e la sua coda corrispondano con l'ingombro definito nello sketch. È sempre difficile poi ottenere una precisione assoluta, però non è importante essere precisi al millesimo. Altre cose vi voglio far vedere di questo comando che se io poi seleziono un'immagine posso decidere di nasconderla oppure di rimostrarlo nuovamente, questo vale anche per tutte le immagini che ho inserito sui vari piani. Posso anche cambiare la trasparenza dell'immagine ed aumentarla in modo che si veda di meno
Altra cosa che posso fare, in alcuni frangenti può essere utile, la posso anche spostare parallelamente al piano, cliccando su un movimento normale. In questo modo, a questo a volte mi può essere comodo perché la posso spostare dietro il modello che io sto realizzando. A questo punto confermo e quindi posso andare a modellare cercando di ricalcare e ricopiare le immagini che ho sul piano fronte e sul piano top. In genere lo si fa magari con gli strumenti di stile piuttosto che con il freestyle e quindi in generale con la modellazione di superficie, ma lo posso fare anche con delle spline 2D che posso realizzare all'interno dello sketch. Poi sappiate sempre che per intervenire su queste immagini, che magari a un certo punto non mi servirà più vedere, è sufficiente ritornare sul medesimo comando, quindi andare su Vista, Visualizzazione modello, Immagini e da qui vado a gestire tutte le immagini che sono visibili qui e che posso selezionare per poi intervenire in qualche modo, ad esempio o rimuovendole o nascondendole o facendo altre operazioni. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.